Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Nel video tutorial di oggi vi andrò a presentare una mattonella molto carina, molto facile ma di grande effetto. Per chi magari non lo sa, io ogni tanto vado a creare delle mattonelle o comunque dei punti e avete delle playlist dove li trovate tutte. L'andate a scorrere e in base al vostro progetto, al vostro desiderio, andate a scegliere quella più semplice, più complicata, nel senso più elaborata o semplicemente una mattonella che vi ispira di più. Adesso prendiamo un uncinetto, nel mio caso sto utilizzando il 4, questo è un filato che avevo in casa e vado a creare il modello. Voi in base al progetto che desiderate scegliete il filato che desiderate, cioè qui non avete diciamo dei limiti. È normale che se il filato è più grosso la mattonella diventerà più grande, quindi le misure sono più grandi. Se il filato è più sottile è sicuramente un lavoro più fine, quindi più piccolino nelle dimensioni. Prendete il vostro filato, andate a fare un nodino e qui andiamo a creare 6 catenelle. Dopo aver creato 6 catenelle ci chiudiamo sulla prima con una maglia bassissima. Quindi questo è il centro della nostra mattonella. Adesso ci alziamo con 2 catenelle, quindi una mezza maglia alta, carichiamo, rientriamo qui, facciamo un'altra mezza maglia alta e chiudiamo tutto insieme. Dopodiché andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, carichiamo, quindi facciamo una mezza maglia alta, cioè prendiamo il filo sull'uncinetto una volta, prendiamo nel cerchio, scarichiamo solo una volta, quindi manteniamo il punto sull'uncinetto. Quando li abbiamo tutte e due chiudiamo tutto insieme, poi andiamo a fare 3 catenelle e facciamo il prossimo petalo. Questo è anche un punto puff, in realtà è quasi una mini nocciolina più che altro, perché il punto puff si fa diversamente. Ora continuiamo a farlo per 8 punti, quindi 1 2, ce ne mancano 6. Concludiamo la prima riga facendo le ultime 3 catenelle e ci chiudiamo qui sul primo petalo, perché il risultato è un petalo. Vedete, sono 2 4 6 e 8. Ora camminiamo qua nello spazio con una maglia bassissima e iniziamo a fare la seconda riga facendo semplicemente 3 catenelle come maglia alta e ne aggiungiamo altre 4 maglie alte, quindi iniziamo già a fare l'angolo. 3 4 e 5. Adesso andiamo a fare una catenella e facciamo altre 5 maglie alte. 1 2 3 4 e 5. Vedete, 5 punti, catenella, 5 punti. Ora ci chiudiamo nel prossimo qui con un punto bassissimo nello spazio vicino all'angolo, quindi questo qua. Ricominciamo caricando direttamente l'uncinetto e andiamo a fare 5 punti alti, catenella, 5 punti alti, ci chiudiamo con un punto basso. Quindi praticamente la seconda riga è formata in questa maniera. Adesso io la finisco, ve la faccio vedere finita, è facilissima. Andiamo a concludere insieme anche la seconda riga. Già così quanto è carina, mi piace un sacco, però concludiamola con il punto basso e qui ci chiudiamo con una maglia bassissima, cioè sul primo punto lavorato. Vedete?
Allora, siccome io dovrei lavorare qua, non posso tornare indietro, quindi io cosa faccio adesso? Vado a camminare con delle maglie bassissime in questa maniera fino ad arrivare alla catenella che è qua nello spazio. Qui andiamo a fare un lavoro che ci permette per la prossima riga. Si poteva anche modificarla lavorando il primo punto e poi facendo gli altri, però a me mi piace così perché tanto gli dà, diciamo, un po' di struttura, quindi è l'ideale. Adesso noi andiamo a fare un punto catenella, rientriamo qua, facciamo un punto basso, 1 2 3 4 catenelle, un altro punto basso. Ok, dopo aver fatto questo dobbiamo andare a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, poi andiamo a fare un punto a V. Caricate l'uncinetto, andate qui nel punto basso, vi ricordate questo qua, andate a fare una maglia alta e 3 catenelle, 1 2 e 3. Caricate di nuovo, rientrate qui nel punto basso e fate la seconda maglia alta. Quindi questo lavoro qua, il punto V, l'avrei dovuto fare qui, però io ho finito di lavorare chiudendomi qua, non si poteva tornare indietro. Ho camminato con le maglie bassissime fino all'angolo ho fatto un punto basso, 4 catenelle, un altro punto basso sempre lì, poi 4 catenelle, poi ho fatto un punto a V formato da una maglia alta, 3 catenelle, un'altra maglia alta qui dove c'è il punto basso. Continuiamo con 4 catenelle, poi andiamo qui nell'angolo a fare direttamente punto basso, 4 catenelle, un altro punto basso, poi 4 catenelle e così via. Ci ritroviamo per la quarta riga. Andiamo a concludere la terza riga chiudendoci con un punto basso qui nel bassissimo, scusate, nel punto basso fatto per primo. Vedete, qui abbiamo camminato e lui è il primo che abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare la quarta riga, che è anche l'ultima, quindi una mattonella anche veloce da fare. Entriamo nello spazio facendo una maglia bassissima, ci alziamo con 2 catenelle, riprendiamo il filo, entriamo, facciamo un'altra mezza maglia alta e le chiudiamo insieme. In pratica riprendiamo i punti iniziali, quindi delle mini noccioline, sono talmente piccole che formate solo da 2 maglie alte. Adesso andiamo a fare 1 2 3 catenelle caricate e andiamo a fare delle altre noccioline. Il totale sono 4, quindi una mezza maglia alta, una seconda mezza maglia alta e si chiude tutto insieme. Poi 1 2 e 3, carichiamo la terza nocciolina, scusate, chiudiamo insieme, 3 catenelle e facciamo anche la quarta e ultima. Poi 7 catenelle, 3 4 5 6 e 7, ci chiudiamo qua dove c'è il punto a V con un punto basso. E questo. Poi andiamo a fare 7 catenelle, 4 5 6 e 7, prendiamo il filo e andiamo a fare le 4 noccioline divise da 3 catenelle. Eccolo qua. Adesso, se dovete fare un lavoro dove le cucite in automatico, il punto centrale è questo, quindi tra 2 noccioline e l'altro, e anche qui sono 7, quindi farete 3, un punto basso sull'altra mattonella lavorata, continuate punto basso e anche qui. Questo per farlo in automatico se non volete dopo cucirle con ago e filo. Adesso io vado a finire anche la quarta riga, poi ci ritroviamo per vederla finita.
Ed eccola finita, a me piace tanto perché la trovo romantica. Mi incuriosisce il fatto di averne altre 2 o 3 a fianco per vedere l'unione dei punti, degli angoli. Secondo me si formerebbe un trama veramente romantico e particolare. È molto interessante nel vederla perché noi abbiamo una parte centrale che è molto più rigida di quella esterna. Di solito le mattonelle sono o nello stesso modo fatte, quindi leggere, o semplicemente l'esterno è più rigido per far sì che diventi compatta e che abbia questa forma quadrata. Questo è un po' al contrario, quindi sono curiosa, sarei veramente curiosa di vedere il risultato. Cosa possiamo creare? Possiamo creare un po' di tutto. Io sto utilizzando un cotone abbastanza spesso, quindi sarebbe anche l'ideale da utilizzare per fare una borsa. È vero che se avete dubbi su quanto sia resistente e sul peso da tenere, consiglio sempre di utilizzare una fodera più resistente se avete questo dubbio, altrimenti se pensate di utilizzare un cordino per borse non fa niente perché già regge tantissimo. Come ho detto prima, mi piace perché la trovo anche facile, carina e particolare rispetto a tante altre, quindi ideale per tanti progetti. Bene, noi ci ritroviamo al prossimo video progetto e io vi mando un grosso abbraccio.